Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Siccome ci sono stati dei giorni di pioggia particolarmente intensa, le lumache sono tornate, hanno divorato tutte le insalate che ho sistemato in giardino, seminate da me nelle vaschette e poi portate in giardino, hanno fatto piazza pulita, hanno divorato parte dei fagiolini che avevo seminato e portato qui nell'orto. Insomma, le lumache sono un grandissimo problema per quello che riguarda le piante che noi coltiviamo e che vogliamo portarci in tavola. C'è anche da dire però che molto spesso si sente parlare dei metodi per combattere le lumache. Ne ho parlato anche io in un video d'appuntamento in giardino l'anno scorso, in cui ho utilizzato la perlite, i gusci d'uovo, il fosfato ferrico, questi bastoncini che sostituiscono la lumachina per una questione di sicurezza ambientale, perché la lumachina è veramente un qualcosa che può essere molto pericoloso anche per gli animali che noi abbiamo, che girano in giardino come cani, gatti ed altro, e anche e soprattutto pericoloso per gli animali che si nutrono di lumache, che le trovano intossicate, quindi mangiandole si intossicano anche loro, in maniera poi anche letale, perché la lumachina è veramente un qualcosa di molto ma molto pericoloso. E quindi si cerca di combattere le lumache, come dicevo, con tutti questi metodi, con filo di rame, appunto fosfato ferrico, lumachina, gusci d'uovo, sabbia, perlite, insomma ci sono tantissimi metodi che possiamo adottare per combattere questi animali che sono anche utili nel giardino, però creano questi grandi danni alle piante dell'orto. Però fondamentalmente c'è probabilmente il sistema migliore per combattere l'invasione delle lumache è uno che è la progettazione del giardino, la progettazione del nostro orto in giardino, perché i problemi possono essere affrontati, come ad esempio il mal di testa, ad esempio, può essere affrontato, magari oggi ho mal di testa, mi prendo una pastiglia, mi passa il mal di testa, ho risolto. Lo risolverò nello stesso modo quando mi tornerà il mal di testa, però all'origine del nostro mal di testa che cosa c'è? Questa è una cosa che ad esempio in pubblicità non dicono mai, nel senso abbiamo tante pubblicità di mal di testa, mal di denti e questo, prendi questa pastiglia, prendi quest'altra pastiglia, però solitamente non si dice qual è il problema alla base. Hai mal di testa? Sei stato troppo al computer, sei stato troppo al cellulare, stai fumando tante sigarette, hai mangiato male, hai dormito in una posizione sbagliata, e quindi la prevenzione parte proprio dalla base. E in giardino la base per combattere le lumache è assolutamente fare in modo che il nostro orto si trovi in una posizione lontana da ogni sorta di rifugio che può rappresentare un punto di incontro delle lumache quando scappano dal calore del giorno. L'errore che ho fatto io qui in giardino è di diversi tipi. Uno, assolutamente, è quello del disordine. Io sono una persona anche abbastanza disordinata. Ad esempio, ho lasciato da diversi giorni un tubo in cui mi arriva un pochettino di acqua, perché le mie cisterne sono piene, l'ho lasciato nel terreno. Questo tubo continua a far cadere un pochettino di acqua nel terreno, qui è tutto bagnato, questo è un terreno ideale per le lumache, perché è umido e le lumache sul terreno umido viaggiano, che è una meraviglia, e vanno dove vogliono. Quindi che cosa farò? Dovrò prendere questo tubo, allontanarlo da questa zona e farlo scaricare in una zona lontana assolutamente dal mio orto. Tra l'altro è anche abbastanza lungo, vado a farlo subito, altrimenti so già che poi me lo dimentico, rimane qui a creare un'autostrada per le lumache che arrivano nel mio orto. Ecco, un problema è già stato risolto. Un altro problema è quello, ad esempio, potete vederlo qua nel giardino, prendiamo il mio giardino come esempio perché qua di errori ce ne sono tantissimi, è stato creare un orto tutto molto carino, con la serra, tutto quanto, ma dove? Vicino alle cisterne dell'acqua. Logicamente queste hanno una tenuta stagna, non perdono acqua, ma quando io vado a riempirle, se poi sono assente per lavoro, durante il riempimento le cisterne verseranno acqua, quindi si ammucchierà al di sotto delle cisterne, il terreno rimarrà umido per tantissimo tempo perché non ci batte il sole, e quello è un punto di incontro di nuovo per le lumache nel periodo diurno in cui loro sfuggono dalla luce solare. Quindi cisterne con una zona d'ombra sotto, tra l'altro anche umida,
vicino all'orto. Ecco, questa è una cosa da non fare, e infatti mi sono molto pentito di aver sistemato l'orto proprio in questa zona, o più che altro di aver messo le cisterne in questa zona. Volevo spostarle, ma di quest'anno penso che non riuscirò a fare questo lavoro. Ecco, vicino alle cisterne che cosa ho fatto io? Ho ammucchiato tutti i rami, tutte le cose che non servono, per creare un compostaggio all'aperto in cui stanno crescendo anche alcune piante e in cui porto tutto ciò che è di ingombro nel giardino, resti di potature, di rami. Ho tagliato il fico, ho buttato i rami qua sopra. Tutto questo è un punto in cui le lumache vanno a rifugiarsi, perché rimane umido, rimane fresco, rimane ombroso, il sole batte sopra ma non riesce ad asciugare al di sotto, e quindi anche questo è un posto adatto per ospitare delle lumache che vengono a divorare le mie verdure. Questa pianta è meravigliosa perché crea un bellissimo cespuglio che poi si può potare e si dà una bellissima forma rotonda, ed è molto bella in giardino, ma anche lei sotto è totalmente ombrosa e ospita le lumache. Stessa cosa, ho sistemato un bellissimo rosmarino prostrato che corre nel terreno, ok? Ma corre nel terreno e crea ombra, e quindi al di sotto le lumache vanno a rifugiarsi, anche perché magari ci sono delle pietre, quindi le lumache si infilano anche sotto, e questo è un altro problema. Le lumache hanno divorato tutti i miei fagiolini, ma io qui che cos'ho? A parte rosmarino e cespuglio con zona d'ombra, ho diverse lastre di pietra appoggiate nel giardino. Al di sotto si possono trovare le lumache, un altro punto in cui le lumache possono rifugiarsi. Anche qui nell'orto, ad esempio, questo è un ambiente molto secco perché sotto la serra non piove, quindi qui riesco io a gestire le bagnature. Io naturalmente quando bagno le piante di questa parte di orto, perché poi ne ho un altro spostato in una zona un po' più secca, lì ho veramente poche lumache. In questa parte di orto io non vado a bagnare con l'annaffiatoio o con il tubo tutta la terra dove ci sono sistemate le piante, perché rischio di far andare dell'acqua oltre, rischio che mi coli qui, rischio di creare troppa umidità. Allora con l'annaffiatoio, col tubo, vado a bagnarmi pianta per pianta in modo da fornirgli l'acqua che gli serve. In questo modo ho anche un risparmio dell'acqua della mia cisterna, e in questo modo non fornisco alle lumache un punto in cui loro possono arrivare. In più c'è anche da dire che quando abbiamo una serra tunnel di questo tipo, la plastica appoggiata o infilata nella terra, se fa delle gobbe, può fornire un punto in cui l'acqua piovana si accumula e quindi tutto al di sotto rimane molto umido. Quindi che cosa farò io? Se il tempo lo permette, perché le temperature non sono più molto basse, io andrò a sollevare la mia plastica legandola, come ho fatto anche l'anno scorso, per creare un punto d'accesso anche per l'aria, per ventilare un pochettino il mio orto, e in questo modo non do l'opportunità alle lumache di sostare al di sotto del nylon, altrimenti porterò lumache nel mio orto. Quindi vedete che sono veramente tante le cose che possiamo fare prima di usare sostanze chimiche nel nostro giardino per combattere le lumache, o impazzire per capire quante uova devo mangiare per portarmi i gusci d'uovo qui nel giardino. E quindi veramente facciamo un giro nel nostro giardino e analizziamo tutti i nostri errori, accettiamo anche il fatto di aver sbagliato, perché è una cosa normale, è umano, e dall'errore si può capire che cosa fare, come intervenire. Non posso adesso togliere i miei ribes perché sono cresciuti benissimo, i fiori, i frutti li stanno facendo, quindi non andrò a eliminare tutte le piante, ma devo cercare di capire nel corso del tempo se, ad esempio, spostare questo orto magari in un'altra zona. Se ho un giardino molto piccolo e l'orto deve stare lì, allora allontanare tutto ciò che può dare appunto umidità e zone di ombra. Se poi non posso fare neanche questo lavoro, allora c'è una cosa che posso fare e che è anche un impegno un po' fisico, un'attività fisica in giardino, che è quella di venire la sera e, se c'è l'opportunità, al mattino presto, e raccogliere manualmente le lumache. Con la raccolta manuale si dà l'opportunità veramente di dare alle nostre piante appunto l'opportunità di poter crescere. Qualcuna sarà divorata, ma altre riusciremo a raccoglierle, perché uno dei metodi principali che si usano è proprio quello della raccolta manuale delle lumache per allontanarle dal nostro giardino. Arriveranno sempre, però quello ci porta a fare anche un pochettino di attività fisica. Diciamo anche che non si può affrontare totalmente il problema lumache, ma possiamo convivere con questo.
cercando di capire anche che le lumache in giardino ci sono e ci devono stare, e quindi possiamo scendere a patti con loro, nel senso, su 20 lumache che arriveranno nel giardino cercherò di raccoglierne magari 15, e se 5 lumache si mangeranno una testa di insalata, pace, vorrà dire che la rimetterò poi in giardino o la riseminerò. E avere a che fare con la natura è anche questo, ma la natura è meravigliosa e bisogna cercare di rispettarla sempre, cercando di conviverci. Ciao a tutti e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao!